Ciao ragazzi, oggi parliamo di Rich Gaspari, The Dragon Slayer, ovvero l'Amazzadraghi, uno dei pionieri della condizione di gara estrema, famoso per la definizione fenomenale portata sul palco, con glutei striati e pelle sottile come carta velina, che gli sono valsi 3 secondi posti al Mister Olympia dietro al mitico Lee Haney. Una storia fatta di passione, determinazione e duro lavoro che ne hanno contraddistinto sia la carriera sportiva che quella di imprenditore. Enjoy! Rich Gaspari nasce a New Brunswick, nel New Jersey, il 16 maggio 1963, da una famiglia di origini italiane. Da ragazzino non è molto sportivo, ma gli piacciono i fumetti di supereroi. Verso gli 11 anni si trova a casa di un amico e, sfogliando alcune riviste di bodybuilding, vede delle foto di Arnold, Bufferino, Dave Draper. E pensa, cavolo, questi hanno un fisico da supereroi, anch'io voglio diventare così. Comincia a documentarsi e intorno ai 13 anni inizia ad allenarsi in casa, con alcuni attrezzi di fortuna, senza però avere le idee chiare sul da farsi. A 15 anni riesce a cominciare ad allenarsi in una palestra e le leggende narrano che in un anno sia riuscito ad aumentare di quasi 30 kg di peso, passando dai 50 kg iniziali a 77 kg. A 15 anni partecipa alla sua prima gara finendo ultimo contro ragazzi più grandi di lui. Ma è testardo, ci riprova a 16 anni e arriva quinto. Torna l'anno seguente e si piazza terzo. A 18 anni infine vince la stessa gara nella categoria juniores. Nel 1983, a 20 anni, vince gli NPC Junior National ed è quinto ai campionati nazionali NPC dietro a personaggi del calibro di Bob Paris, Rory Liddellmeyer, Mike Christian e Matt Mendenhall. In quel periodo incontra Ed Connors, che lo nota e lo invita a trasferirsi in California, offrendogli un lavoro nella sua palestra. Rich lascia la scuola, va a vivere in California e finisce ad allenarsi con Lee Haney, allora atleta professionista emergente, dal quale imparerà molto. Anche se non dotato della migliore genetica, lo spirito di Rich, l'impegno e l'approccio scientifico all'alimentazione sono impareggiabili e la sua carriera è rapidissima. Solo un anno dopo, a 21 anni, vince il campionato mondiale IFBB, guadagna la Pro Card e diventa un agguerrito avversario per lo stesso Lee Haney. Con un peso in gara intorno ai 100 kg per 1,73 m di statura, nel triennio che va dal 1986 al 1988 sarà secondo al Mister Olympia dietro a Lee Haney, ottenendo numerose vittorie in altre gare del circuito professionistico IFBB. Nel 1989 vince la prima edizione dell'Arnold Classic. In quel periodo Rich è uno degli uomini da battere e ricorda ancora oggi la sua rivalità con Lila Brada. A partire dagli anni 90 la carriera di Rich è in calo. Una serie di infortuni alla schiena e ad un pettorale gli rendono difficile raggiungere la condizione ottenuta in precedenza. La concorrenza è sempre più agguerrita e i suoi piazzamenti in gara ne soffrono. Conclude la carriera nel 1996 con alcune gare dove non riesce ad entrare nella top 10. Nel 1996 si infortuna ad alcune vertebre del collo facendo scrollate pesanti. L'incidente lo costringe a 2 mesi di letto e gli provoca un'atrofia alla parte destra del corpo. Di conseguenza decide di ritirarsi dalla carriera agonistica e avviare la sua azienda di integratori alimentari, la Gaspari Nutrition, che lancia nel 1998. All'inizio le cose non sono facili, ma con la perseveranza che lo ha sempre contraddistinto, Rich riesce piano piano a imporre il suo brand sul mercato. Ma non sempre gli affari vanno a gonfie vele e dopo una serie di controversie giudiziarie, nel 2014 Rich si trova costretto a dichiarare bancarotta e vendere la compagnia. Uomo che non si arrende facilmente, nel 2018 Rich ha riacquistato il controllo della compagnia che continua a condurre con successo. Oggi, a oltre 60 anni, Rich vive nel New Jersey, ha 2 figli, Sofia avuta con l'ex moglie Liz Gaspari e Donato avuto con Diana Mailton. Continua ad allenarsi e si mantiene in ottima forma. Lato allenamento, Rich si è sempre contraddistinto per l'alta intensità dei suoi workout, paragonabili a quelli di Tom Platz. Adottava una bro split con la quale allenava ogni gruppo muscolare una volta a settimana, con 15-20 serie. Lo vediamo in alcune clip mentre allena le braccia facendo buon uso di tecniche di intensità come lo stripping. Hands wrapped, knuckles taped black. Pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had. Wasn't born with tons of gifts. Had to work hard as a kid. Know that everything I did was to catch the other kids. Slowly built that self-esteem. Turned myself to a machine. I'd compete so I'd be seen. I would lose and I'd succeed, but you'd never see me quit. I'd always get after it. Knew I had a different gift. I'd outwork any other kid. Deep within our souls, we can feel there's something empty. We need something more. I feel destiny, she tempts me. Tells me there's 2 paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery, I will fight, never weary. I want
wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary, I wanna be legendary. Coming out of the gate, I'll be last place, that's alright. I don't work at a fast pace, I'm a steady horse creeping up, straight passing. And once I pass you, no one's getting past me. I've seen people hit walls and they stop there. I don't get that mind, man, it sounds scared. Good things take time, better prepare, cause anything great takes pain, isn't fair. Take it from me, cause I got to this place where no one can tell me to do anything. I call my own shots, I call my own place. I enjoy my life almost every day, and I could teach you if you listen to me. You follow some rules, don't need gifts to be paid. Persistence is better than brains any day. Just listen to me and I'll show you the way. When our souls, we can feel there's something empty. We need something more. I feel destiny, she tempts me. Tells me there's two paths, they both have a different ending. Choose wise and you'll find that pain leads to ascending. Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary, I wanna be legendary. Deep within a cemetery, I will fight, never weary, I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary, I wanna be legendary. I wanna be legendary. Riassumendo, la vita di Rich Gaspari ci mostra come con forza di volontà, metodo e determinazione si possano ottenere risultati che sembrano impossibili. Dotato di una genetica non eccezionale, Rich è riuscito a diventare uno dei personaggi di riferimento della scena del bodybuilding degli anni '80, superando numerosi atleti più imponenti ed estetici di lui e stabilendo un nuovo standard per la condizione di gara. E lo stesso approccio mentale gli ha permesso di lanciare un'azienda di successo e superare i momenti bui che le oscillazioni del mercato spesso comportano. Un uomo da cui prendere spunto il nostro Riccardino. Ciao, alla prossima!